Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, benvenuti al mio canale. Se siete nuovi mi raccomando di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati delle mie ultime avventure. In questo video siamo tornati a un rio soprannominato Quartz Creek. Il nome deriva dal fatto che abbiamo trovato delle mineralizzazioni potenzialmente aurifere molto ricche di una ganga composta dal quarzo. In questo caso specifico si tratta di vene tendenzialmente estese qualche metro, talvolta decine di metri, spesse mezzo metro. All'interno la stragrande maggioranza è composta da quarzo idrotermale. Talvolta ci sono delle geodi molto interessanti che possono ancora dare dei cristalli anche centimetrici di dimensione, di un quarzo trasparente ialino. Il nostro obiettivo oggi è di andare a controllare le discariche che si trovano poco a valle di queste mineralizzazioni. Probabilmente in antichità i minatori il minerale che estraevano lo cernivano, semplicemente portavano a valle il minerale più arricchito di solfuri. C'è malachite in abbondanza, anche azzurrite, talvolta c'è della calcopirite. Quello che a me interessa è capire se ci sono potenzialità per trovarvi dell'oro. In tal caso potenzialmente sarei il primo a trovare l'oro in questo posto. Non perdetevi quindi l'avventura che prosegue nel video. Cristalli di siderite molto ben formati, in questo caso pochissimo alterati, hanno una struttura abbastanza geode. Un altro campione, vedete come in questo caso è più alterato? Questa roccia è l'obiettivo della ricerca di oggi. Cercherò di collezionarne il più possibile per poi macinarle a casa e vediamo poi cosa ne esce fuori. Le rocce che potete vedere inoltre sono variamente alterate. Alcune sono rossicce come vedete questo campione, altre volte invece hanno un'alterazione generalmente diversa, vedete questa è quasi nera, sono comunque molto pesanti. E a volte invece si vede addirittura ancora rocce incassanti, in questo caso un micascisto, con sopra parte della mineralizzazione. All'interno della mineralizzazione ci sono delle geodi in cui si possono ancora osservare dei cristalli ben formati di siderite. Vedremo successivamente che ci sono dei casi anche più particolari. Andiamo alla ricerca dei sideriti e dei campioni più ricchi in solfuri alterati in questo caso, quindi vedremo che appunto hanno un aspetto quasi cariato. Questi sono alcuni dei campioni che ritengo più interessanti, spuntano proprio all'occhio, sono molto pesanti e soprattutto hanno questo aspetto molto rossiccio, probabilmente sede di antichi solfuri. Si trovano anche delle rocce sulle quali sono cristallizzati dei quarzi di un paio di millimetri, un cristallo di siderite. Molto interessante quello che vedete su questo micascisto, queste patine e malachite, un minerale composto da rame. Guardate che bello ragazzi, che cristalli che ha. Qua ci sono delle matrici con dei piccoli quarzi sopra. Bene, idrotermali è presa d'occhio. Poi ogni tanto ci sono dei frammenti con delle patine di goethite, questo minerale che vedete è molto lucente, iridescente. Siamo una parte più alta, da qui la discarica a seguito. Ma che cos'è una discarica mineraria? Dovete pensare innanzitutto che dalle vene, il minerale che c'è all'interno, non tutto era di valore per i minatori e non conveniva portarlo a valle quindi per la successiva lavorazione. E quindi avveniva quello che si chiama in gergo la cernita. Semplicemente venivano scelte rocce le quali contenevano maggiormente minerale in quantità economica. E quindi solo quelle venivano portate a valle, le altre invece venivano buttate lungo il versante sottostante di solito la galleria. Quella galleria purtroppo non si vede più. Minerali pesanti quindi mi aspetterei di vederli nella prima porzione del deposito, in questo caso un deposito creato dall'uomo. Qui è dove probabilmente vi erano i tunnel, purtroppo adesso completamente inaccessibili, sono crollate delle porzioni rocciose di sopra e via da qui inizia la discarica verso valle. Vedete, c'è una quantità di minerale immenso. Siamo arrivati quindi a dove probabilmente c'erano gli imbocchi minerari. Qua a fianco probabilmente ce n'era un altro ancora, quindi un totale di 3 imbocchi a mio parere. Come potete vedere la depressione naturale, soprattutto qua si vede proprio bene. Andremo nei prossimi video a frantumare un paio di questi campioni, soprattutto quelli più alterati, vedere se ci fosse dell'oro interno, provare, diciamo che non costa mai niente. Se questa avventura vi è piaciuta mi raccomando di mettere like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Scendiamo, tutto ripido qua.